Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto e prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto vediamo le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Abbiamo questo punto di partenza con il quadrifoglio o trifoglio, comunque una carta di speranza, di fiducia, di fortuna, di possibilità che si aprono e anche di possibili sorprese. Quindi ci può essere un cambiamento fortuito, una ricompensa, una soddisfazione, poter fare un buon affare, quindi abbiamo delle sorprese, delle cose abbastanza positive. Forse in realtà ci possono essere anche degli eventi, degli spunti, un qualcosa in particolare che può aprire nuovi scenari. C'è la carta della stella che è rinnovamento, è speranza verso il futuro, è ottimismo verso anche gli obiettivi che sono in corso d'opera, e anche per nuove ispirazioni, nuovi progetti da realizzare. Quindi già per la settimana si vede che le energie sono abbastanza positive con soddisfazioni, abbiamo visto sorprese, eventi gioiosi e soddisfazioni. Poi abbiamo anche una carta che può aprire a queste nuove possibilità, in senso diciamo generale. Adesso ci addentriamo proprio nella lettura e i segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito consiglio di ascoltare, anche perché ci sono informazioni che possono riguardare non solo coppia single, anche le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. E vediamo che cosa ci vogliono dire le nostre carte. Partiamo dalla rosa di Natale che sicuramente riprende un po' quello che stavamo dicendo, proprio di una sorpresa, un qualcosa di positivo, può portare un dono, magari una proposta, un'idea, un incontro, un chiarimento, una richiesta specifica magari di un progetto, di un qualcosa da realizzare. Se già lo avete programmato, diciamo, precedentemente, allora sapete che ulteriormente potrebbe esserci una sorpresa in più, un qualcosa di diverso che comunque è abbastanza positivo. Direi che la peonia ci fa capire che se avete in mente di fare qualcosa di diverso, sì, ok, diciamo rimanendo sempre nel in un ambito non di eccesso. Dico questo perché abbiamo la peonia che porta trasgressione, sì, fare qualcosa di diverso, però senza eccedere, perché potrebbero esserci dei blocchi, degli impedimenti. Quindi ridimensionare un po' qualche aspettativa, di cogliere quel momento, nel senso, come vi dicevo, di fare qualcosa di diverso dal solito, però diciamo occhio e attenzione all'eccesso e all'esagerazione, e questo vale un po' per tutto. Vale anche nel fatto che se si vuole promettere qualcosa, se si vuole anche fare, diciamo, progettare questioni che possono riguardare il futuro, occhio e attenzione, perché magari al momento alcune cose potrebbero essere un po' difficili da realizzare. Per i single, qui la questione trasgressione, fare qualcosa di diverso dal solito, ovviamente se lo desiderate, se lo state cercando e lo volete, potrebbe esserci anche una nuova conoscenza, un'avventura o qualcuno che magari già conoscete, ci possono essere esperienze personali da fare, se
preferite al momento fare qualcosa per voi stessi in solitaria e lasciare andare alcune, diciamo, circostanze. Se state frequentando una persona, magari o c'è un po' di tensione per alcune idee, promesse mancate, ci possono essere divergenze, quindi queste sono considerazioni che potete analizzare in base a quello che vivete, oppure c'è una situazione che non vi soddisfa pienamente al momento e allora state cercando un po' di cambiare le vostre stesse energie, di portare rinnovamento, e direi che se rimanete proprio in queste che abbiamo visto, sicuramente qualche risultato lo vedrete. E vediamo la parte più pratica del lavoro, delle finanze. Ovviamente io spero che voi siate in vacanza o che possiate comunque rilassarvi in questo caldo tremendo. Magari ditemi nei commenti come state trascorrendo la vostra estate, e vedendo queste carte c'è probabilmente delle questioni importanti che possono riguardare progetti, indicazioni, collaborazioni, eventi nel futuro. E quindi se appunto siete lì in fase di verifica, di progettazione, di calcolo, eccetera, fate bene a concentrarvi, perché vuol dire che quello che farete in questo momento sarà importante per questi sviluppi. Poi, come vi dicevo, essendoci la carta della casa, sì, può far riferimento o a una fase di relax o una fase di massima concentrazione sulle cose più importanti. Se state pensando anche di spostarvi, di cambiare casa, cose che possono riguardare la vendita, l'acquisto, diciamo, eccetera, anche questa è una fase importante. Altrimenti quello che risalta principalmente è proprio di concentrarsi su se stessi, sui propri obiettivi, sulle proprie idee e sulle vostre capacità per poterle o migliorare o ampliare o anche proprio sfruttare al massimo, come vi dicevo, per questi nuovi progetti, nuove idee che volete realizzare, anche se si tratta semplicemente di andare a migliorare il vostro ambito e ambiente lavorativo, le vostre stesse finanze, migliorare e risolvere delle incombenze e delle problematiche. Le cose fanno ben sperare, come si vede soprattutto dalla lettura, però diciamo attenzione, perché se avete bisogno di persone, di aiuto e di sostegno, questo magari è il momento giusto di fare le vostre valutazioni e di scegliere e di concentrarvi solo ed esclusivamente sulle cose più importanti, sulle cose che possono darvi gioia e tranquillità. E per chi è in cerca, ovviamente qui si vede una fase di valutazione, in realtà può anche saltar qualcosa fuori, nel senso di incontri, di colloqui o qualche proposta che magari dovete prendervi il tempo di valutare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!